Ciao a tutti! Oggi siamo a Monaco, un minuscolo stato che spesso viene confuso con Monte Carlo. In questo video scoprirete qual è la differenza e vi faremo vedere le attrazioni top da vedere assolutamente. Il Principato di Monaco è il secondo stato più piccolo del mondo dopo il Vaticano, con una superficie di appena 2 km quadrati. La sua unica città e anche capitale è appunto Monaco, mentre Monte Carlo è il quartiere centrale e storico della città, dove tra l'altro c'è il famoso casinò. Quando venite qui in macchina dovrete per forza posteggiare in uno dei tanti parcheggi a pagamento al coperto, infatti vi renderete subito conto che nel Principato non c'è spazio. La città vista dall'alto sembra infatti un formicaio di appartamenti, ma sappiate che non si tratta affatto di sistemazioni modeste, come potete vedere da questi cartelli di annunci che abbiamo trovato sulla vetrina di un'agenzia immobiliare. Avete per caso 10 milioni di euro per acquistare un bilocale? Scendiamo verso il porto e possiamo vedere il parcheggio degli yacht. Sono tantissimi. Infatti dovete sapere che il reddito medio a Monaco è il più alto al mondo, $180.000 all'anno per abitante, merito della sua tassazione molto favorevole che attrae grandi patrimoni di tutto il mondo. Durante la nostra visita abbiamo potuto vedere gli allestimenti del circuito automobilistico. Infatti ogni anno a Monaco si corre un Gran Premio di Formula 1 che passa all'interno delle vie cittadine appositamente allestite. Lo stesso circuito, che è montato poche settimane all'anno, viene usato anche per la Formula E, con le macchine elettriche, di cui possiamo vedere qui il banner e che si è tenuto il giorno dopo la nostra visita. Saliamo su verso questa terrazza, dove oltre alle palle di cannone possiamo vedere anche il panorama di tutta la città e della sua costa. Proseguendo passiamo davanti al Museo Oceanografico, che non abbiamo purtroppo fatto in tempo a visitare e in cui comunque non avremmo potuto girare dei video. Se avete tempo, raccomandiamo di visitarlo. Infatti il piccolo stato di Monaco ha una tradizione di ricerca e conservazione del mare e degli oceani. Monaco è famosa per i suoi giardini. Il più famoso di questi è il giardino giapponese, che però era chiuso quando ci siamo stati noi. Quindi siamo andati a visitare i giardini di Saint-Martin, la cui entrata è proprio di fianco al Museo Oceanografico. Qui possiamo vedere alberi e piante di diverse specie e una splendida vista sul mare della Costa Azzurra. All'uscita dei giardini si sbuca davanti alla Cattedrale di Monaco. Dobbiamo dire che ci ha delusi in confronto alle chiese piene d'arte che si trovano ovunque in Italia. Ciononostante questa cattedrale fa la sua figura, anche se la sua costruzione è recente. Avvenne a cavallo tra 800 e 900, un periodo di grande crescita economica del piccolo stato monegasco, che aveva da poco aperto il casinò e cominciava ad arricchirsi. L'interno della cattedrale è austero e severo, ma sono visibili più splendidi marmi. La cattedrale funge anche da sepolcro per i principi di Monaco. Poco distante arriviamo infatti al Palazzo dei Principi, a cui fanno la guardia i carabinieri. Assistiamo qui al cambio della guardia. Con appena 10 euro entriamo nel palazzo e guardiamo le sfarzose stanze. Impariamo che l'indipendenza di Monaco si perde nelle nebbie del Medioevo, quando nel XIII secolo l'imperatore Federico Barbarossa concesse ad alcuni mercanti genovesi di stabilirsi nel territorio monegasco. Soltanto nel 1489 il re di Francia riconobbe l'autonomia del piccolissimo stato e nel 1612 i reggenti di Monaco divennero ufficialmente principi. Nella seconda metà dell'Ottocento Monaco ha abbracciato la modernità e lo sviluppo economico, pur essendo piccolo e privo di risorse. Riuscì a divenire un centro turistico per l'élite d'Europa e poi del globo. Usciti dal palazzo ci rifocilliamo con un cappuccino in un bar proprio nella stessa piazza, ma non vi riveliamo il prezzo né il grado di gentilezza del barista con noi umili turisti. Passiamo quindi al casinò, che ha dato inizio alla prosperità monegasca nel lontano 1860. Possiamo purtroppo farvi vedere solo le foto della sala aperta al pubblico. Ci sono altre sale con delle splendide decorazioni, risalenti al periodo della Belle Époque, ma queste potrete vederle solo di persona. All'interno, infatti, troverete gli addetti severi che vi faranno cancellare ogni foto rubata. Raccomandiamo senz'altro di pagare il biglietto d'ingresso nel 2024 di 19 euro per poter divertire i vostri occhi con le splendide sale interne.
Apriamo una parentesi dicendo che noi abbiamo giocato 50 euro alla roulette e con fortuna e metodo abbiamo vinto una piccola sommetta, abbastanza per pagare il biglietto d'ingresso, la benzina del viaggio, il parcheggio a Monaco e anche una cena per due quando siamo tornati di notte a Nizza. Ma vi raccomandiamo di non giocare perché potreste non avere la stessa fortuna. Speriamo che questa visita vi sia piaciuta. Iscrivetevi al nostro canale per altri contenuti di viaggio, tra cui altre città della Costa Azzurra. A presto!